Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio dell'Orto Rialzato. Oggi, come vedete alle mie spalle, andrò ad aggiungere quel legno lì alla mia struttura qui sotto. Per fissare tutto assieme ho preso un pacco di viti, così potrò mettere assieme il legno col ferro. Se ti piace questa tipologia di video e non vuoi perderti nuovi contenuti, iscriviti, così potrò continuare a fare questo genere di cose. E iniziamo. Ho preso questa tavola di legno per fare il ripiano. È più spessa rispetto alle sponde perché quelle non dovranno comunque tenere tutto il peso. Per fissare questo ora vedrete come farò. È leggermente inclinata verso il centro e converge verso i lati. Non so se si nota, però questo non è assolutamente un male, anzi è molto utile per il mio utilizzo perché l'acqua poi convergerà verso l'esterno. Non posso fare una cosa tutta impermeabile, altrimenti l'acqua farà marcire le radici. Metterò solo una vite di qua e una vite di qua per tenerlo in posizione e il resto lascerò la sua piega naturale, che è anche a mio favore. Per fissare questa tavola di legno userò queste viti svasate. Oltre a fargli il foro gli farò anche lo svaso, così sarà tutto alla stessa altezza. Non parto da 0 ma parto da 3 perché c'è il mio ferro sotto che è di larghezza 3,40 da qui a qui. I viti gliele metterò a 10 e a 30, mentre come larghezza io ho il mio ferro che è sempre 3, dunque farò 1,5. Metto subito la punta del ferro così segno anche quello sotto. Ora non resta che fare la stessa cosa anche di là e poi potrò spostare l'asse e forare direttamente il ferro. Così basterà solo mettere le viti e lei starà ferma. I miei due fori ora sono segnati sul ferro, posso procedere a forare tutto il tubolare, sia sopra che sotto. Parto con una punta più piccola perché le pago io. Per togliere quel piccolo difettino qua che la vite avanza su farò un leggero svaso, così sarà bella a livello con l'asse. Momento di scoprire se ho tagliato bene oppure no. Perfetto, direi. Anche il ripiano è fatto. Comunque non può uscire. Il ripiano sotto l'ho fatto di uno spessore minore perché tanto deve tenere su poca roba e comunque diciamo non ci sono problemi. Dovrà tenere su pesi leggeri. Dunque top. Ora posso proseguire. Queste qua sono leggermente più lunghe rispetto alla larghezza del piano e tra poco vi spiego anche il perché. Restate sintonizzati. Direi di iniziare con queste qua lunghe, che sono lunghe uguali a questo piano. Metterò 3 viti, una qui all'inizio, una a metà e una alla fine. Segno tutti i punti dove forare e poi vado. Il mio 180, dunque ne farò uno in centro, che è 90, e gli altri 2 li farò al centro tra 0 e 90, dunque 45. E come altezza, siccome andrò a fissarmi sul ferro, lo farò a 1,5. Ora arrivo alla parte un pochino più complicata perché devo segnare i fori qua e nel frattempo tenere sull'asse, siccome sono da solo. Dunque devo ingegnarmi. Beh, in effetti posso anche sdraiarlo, che forse faccio meglio. Ora che ho segnato i 3 fori posso forare tutto il tubolare usando 2 punte. Ok, let's go. Fori tutti fatti, ora non resta che montare le sponde laterali. Per metterlo userò queste viti qua, belle lunghe, massimo le taglierò, ma tanto la terrò all'interno, la parte lunga, dunque non mi darei anche più di tanto fastidio, in caso lo taglierò. Rondella maggiorata all'esterno, all'interno sul ferro, rondella normale. Metto prima quella centrale, così dopo mi tiene ferma tutta la struttura. Perfetto, metto subito anche un'altra, così almeno mi sta fermo, e poi i dadi li metto dopo.
posso procedere con l'ultima. E faccio così anche per le altre due. Primo lato fatto. Adesso, nello stesso modo in cui ho fatto il primo, fisso anche il secondo. Le ho smollate leggermente, così ho più gioco adesso che le sto regolando. Poi le tirerò una volta che fisserò anche questa, così potrò creargli la sua regolazione giusta. Per il lato corto gli farò solo un foro centrale e basta, così, perché poi tanto lo fisserò qua dentro con le viti del legno, dunque terrà la struttura tutta bella unita. E per bloccare il tutto gli butto già dentro le viti per il legno qua. Qui devo stare molto attento perché un attimo sbordare fuori. E già che ho fatto tutto il lavoro bello preciso, tra virgolette, anche le viti ne metto 2 alla stessa distanza. Facciamo 2 misure. Mi interessa più che altro averne una in alto che mi tiene la struttura unita e una in basso. Potrei mettere anche una a metà, ma sarebbe superflua. Comunque magari gliela metto, adesso valuto quante viti ho e tutto. Per il momento gliene metto 2, poi massimo gliene metterò una anche in mezzo. Dunque starò a 5 cm da in cima e a 5 cm da in fondo. Anzi, piccolo cambio di programma, userò i chiodi perché vedo che le viti che ho preso sono un po' troppo grosse. Dunque meglio evitare di rompere sul più bello la struttura. Bene, mi piace, direi che ci siamo. Proseguo. Gli metterò 3 di chiodi e così via. Poi comunque quando mi procurerò delle viti più fini gliene metterò comunque 1 o 2 per sicurezza, perché qua magari andrà a spingere verso l'esterno. Bene, questo lato fatto, faccio immediatamente anche l'altro. Restate sintonizzati perché arriveranno delle sorprese, tipo quando mi si romperà. Mi sono preso secco in testa, sono un grande coglione. Ho preso una martellata secca e mi pulsa, mi sa che diventerà nero. E vai. Sono riuscito a mettere tutti i chiodi tranne uno e per adesso sono stati tutti nella sua posizione dove devono essere senza sforare dalla parete. Ora scopriamo cosa succederà quando metterò l'ultimo chiodo. Per adesso il mio bamboccio si presenta così. Sono molto soddisfatto di sto orticello. Ovviamente lo abbellirò ancora con delle piccole chicche che vi svelo pian piano durante il prossimo video. Come vedete sono riuscito a mettere i chiodi qua che dicevo, messi 3 di qua e 3 di qua, e la struttura sta ancora tutta assieme e questa è un'ottima cosa. Ma soprattutto volevo chiedervi a che cosa servono secondo voi quei fori che ho fatto qua, questo foro qua dove c'è dentro il mio dito. Scrivetemelo qui sotto nei commenti e se vi piacciono questi video iscrivetevi e lasciate like. Da Tutto Fare Joe è tutto, noi ci becchiamo al prossimo episodio.